So thank you very much for invitation. I'm sorry about Marina, so please my best wishes to her also. I told her nothing official. I'm just coming as a friend and to see. So I feel really a bit floating in the air here behind the table. But anyway, please feel at ease and let's have a nice evening together. So I don't know. I will try to say some things in Italian because I'd like to do that. Vabbè. No, molto semplicemente grazie per questo invito e sono venuto qui in una veste assolutamente informale, per cui mi raccomando prendete questa serata in maniera assolutamente appunto informale e amichevole. I will read, So, cari amici, fratelli e sorelle del Dharma. Era per me un grande piacere di accettare l'invito di Marina e passare questa serata con voi, ma anche di avere l'occasione di scoprire Milano, la città di Manzoni e di Maldini, della Scala e del Duomo, dell'Ultima Cena e della Pietà Rondanini, del Castello Sforzesco e del Pirellone. Non so bene che cosa aspettate di me. Spero niente di speciale. Avevo detto a Marina che sarei anche venuto volentieri per una chiacchierata piacevole e per ascoltare le esperienze e le iniziative dei membri e dei simpatizzanti dell'istituto. Vi ringrazio di cuore per l'invito e adesso passo all'inglese, benché neanche quella sia la mia madrelingua. Per dare il calcio d'inizio volevo pure rivolgervi qualche parole italiane in omaggio alla vostra bellissima lingua. Grazie. So, we'll make a journey together. We'll see how Buddhism came to the West together and what Europeans made out of it, according to me. And I would like you to take part and ask questions. Afterwards I will be very short, and I prefer to have the feeling that we are exchanging experiences and not that I am coming to give an academic lecture. Allora, faremo un viaggio insieme questa sera e vedremo come il buddismo è arrivato in Occidente, come gli europei l'hanno accolto. E in questo viaggio vi prego di fare domande, di interagire con me, perché voglio che si tratti di uno scambio di esperienze e non di una lezione accademica. What were the first words Western people heard about Buddhism? These ones. First contact between East and West, Dandamis and Alexander the Great. You know, it's nice to see we from the West, we have sent a general and his army, and from the East there were some wise people, and they came together, and what he said was, do you have the PowerPoint? Do you have the English? Okay. Yes. So this is what he said, and what is your name? Simone. Simone will translate immediately in Italian. Allora, queste che vedete appunto nella slide sono le prime parole sul buddismo mai udite da un occidentale. Questo occidentale è un personaggio molto particolare perché si tratta di Alessandro
il Grande, che nei suoi viaggi appunto in Oriente incontra questo saggio indiano che si chiama Dandamis, e che cosa gli dice? Cosa dice Dandamis ad Alessandro il Grande? Dice: possiedo tanta terra quanto te e chiunque altro, anche se tu conquistassi tutti i fiumi non potresti bere più di quanto non possa bere io. Per questo non ho paure, non posso essere ferito e non distruggo nessuna città. Possiedo tanta terra e tanta acqua quanto te, a conti fatti possiedo tutto. Impara da me questa saggezza, non desiderare nulla e tutto sarà tuo. Immediately inside, immediately going to the essence. As the Dalai Lama says, we have only 10 fingers, so we cannot put more rings than the 10 fingers we have. And we have only one stomach, we cannot eat more than one stomach can digest. Quindi questa frase appunto pronunciata da Dandamis, appunto rivolta da Alessandro il Grande, vediamo come questo saggio indiano sia andato subito all'essenza, all'essenziale. Come dice il Dalai Lama, abbiamo solo 10 dita e quindi non possiamo indossare più di 10 anelli, abbiamo solo stomaco e quindi non possiamo mangiare più di tanto, insomma, perché lo stomaco può digerire solo un certo quantitativo di cibo. Between 4th century before Christ and now, many things happened in history of Buddhism in Asia, and now about 3 decades Buddhism came to the West as a practice, not as an object of academic studies, that was before, as a practice. It is for anthropologists and sociologists of religion very strange to see how the spiritual tradition in such a short period of 30 years could spread, could create patrimonium, could influence economics, politics, therapy, so quietly and so deeply as Buddhism did. So it's an interesting phenomenon. Dal IV secolo Is it too long? No, it's okay. Okay. Allora, dal IV secolo avanti Cristo, che è il momento appunto in cui avviene questo incontro tra il saggio indiano e Alessandro il Grande, e oggi sono successe molte cose, ma è solo relativamente di recente, quindi negli ultimi 30 anni, che il buddismo è giunto in Occidente non tanto come oggetto di studio accademico, quale è stato a lungo, ma proprio come una pratica. E appunto gli studiosi, gli antropologi si meravigliano al fatto che appunto in un periodo, in un lasso di tempo così breve, il buddismo si sia diffuso, abbia in qualche modo iniziato a influenzare la sfera politica, economica, quella scientifica, la terapia, insomma, in maniera così quieta e profonda. So now we go back to the beginning. Second words Western people heard from Buddhism, dialogue between Milinda and Nagasena. E quindi torniamo invece appunto alle origini, ed ecco, dopo l'incontro appunto tra Dandamis e Alessandro il Grande, un secondo incontro in cui appunto, un secondo momento in cui le parole appunto del Dharma sono state udite da un occidentale, e questo nell'incontro tra il grande re Milinda e il saggio Nagasena. Il re Milinda, appunto sto traducendo la slide, chiese: come ti chiami? E il saggio buddista Nagasena rispose: sono noto come Nagasena, ma anche se i miei genitori mi hanno dato questo nome, è sempre solo un nome, perché qui non c'è alcuna persona che sia possibile trovare.
for Western people to hear such an answer, it's very confusing. Non-self. What does it mean, non-self? Now, Western science comes to the same conclusion. They say there is no homunculus in the brains. There is no center in the brains that directs everything. If we love, if we pray, if we sleep, if we take a decision, it are different regions, different interactions on neurological level. Same as the non-self in Buddhism. But now we are used to it because the cognitive science learn all this. But of course, in the beginning it was a very new idea, non-self. Vi potete immaginare quanto sia stato sbalorditivo per un occidentale sentire delle parole di questo genere. Non sei, questo concetto, che cosa vuol dire? Ma la cosa interessante è che oggi la scienza, e in particolare le neuroscienze, la scienza cognitiva, sono giunti alla stessa conclusione, cioè che non esista un centro nel cervello che sovrintende a tutto e che a seconda che noi amiamo, preghiamo, svolgiamo qualsiasi tipo di azione nella nostra vita quotidiana, in realtà attiviamo delle parti del cervello che sono diverse l'una dall'altra. Quindi come dire, è ormai un fatto riconosciuto a livello scientifico, ma pensate appunto come doveva essere straordinario secoli e secoli fa sentire un'affermazione di questo genere. Now we go very quickly. You see, 13th century Marco Polo, the first bestseller we have all read long time ago. 16th century, the missionaries are going to the east. Francesco Xaverius going to Japan and to I read somewhere there was one missionary, he stopped in Sri Lanka and he wrote a letter to the Pope and he said, these people are so nice, so kind. It's a pity that they lack their faith, that they don't have faith. And then the Buddhists, they heard about this letter and they were talking to each other. They said, those people who come from the West, they are so well learned. It's true. And missionaries, they knew Japanese, the culture, the history of the country and so on. So the Buddhists said, these people are so well learned. It's a pity they have no wisdom. And so this was the first, let's say, dialogue between the East and West. Anyway, there are some messages about Buddhism coming to the West through the missionaries. Of course, many more. You can read in Greek literature some messages, also in the culture, Gandhara, and so on. But I'm very short now. And in 18th century, the Oriental Renaissance. Allora, in questa slide un breve excursus storico. Marco Polo, conosciamo tutti il suo bestseller in Lione, e poi nel XVI secolo i missionari che arrivano in Oriente, e ad esempio Francesco Saverio che giunge in Giappone, si dice che in viaggio verso il Giappone si sia fermato in Sri Lanka e abbia scritto una lettera al Papa in cui diceva che popolo gentile, che popolo accogliente, eccetera. Peccato che siano così attaccati alla loro fede, insomma. E i buddisti di converso, appunto, avendo più o meno conosciuto Francesco Saverio e comunque il suo seguito, si dice che abbiano invece espresso così la loro opinione, che gente straordinaria, così colta, peccato che non abbiano saggezza.
E poi appunto attraverso i missionari comunque alcuni, diciamo, messaggi fondamentali del buddismo sono arrivati in Occidente. Arriviamo al XVIII secolo. Oriental Renaissance, it means, you know, many painters, writers, they turn their inspiration is coming from the East. Just leave it like that. And then two figures we have to mention, Schopenhauer and Nietzsche. First, Schopenhauer, I don't know whether you have read Schopenhauer. Don't read too much because overdoses is dangerous. You know, he is saying life is a tricky business. I have decided to spend it trying to understand it. So each and everyone has his pastime or his hobby, but anyway, it's important to know what Schopenhauer did with Buddhism. How he said in one of his books that he thinks the Buddha is a very good teacher because the Buddha says the same thing as he thinks. So that's what happened, and that's why still now many people think Buddhism is a very negativistic philosophy. When the Pope went to Sri Lanka, the former Pope, he said, Buddhism does not respect creation of God, because he has some ideas about non-self, emptiness, and so on. You know, they make an negative interpretation of emptiness and so on. It's still there. That comes from Schopenhauer, so we have to be careful how Westerners read Buddhism. Nell'Ottocento c'è un fenomeno che potremmo dire di rinascimento, insomma, dell'interesse nei confronti dell'Oriente, e quindi scrittori, pittori, eccetera, prendano ispirazione dall'Oriente. E è stato scelto Schopenhauer e la sua visione, diciamo, pessimista del buddismo, e la citazione nella slide precedente era: la vita è un affare complicato, ho deciso di trascorrerla tentando di comprenderla. E Schopenhauer pensava, questo è abbastanza significativo, che il Buddha fosse un buon maestro perché la pensava esattamente come lui, ed è un esempio di come nell'Ottocento, così come ancora oggi, il buddismo sia facilmente frainteso come una filosofia negativa, cioè non sé, la sofferenza. Per il Papa non ho capito quale, comunque insomma il mancato rispetto nei confronti dell'atto creativo da parte di Dio, e quindi attenzione a non cadere appunto in questa trappola di considerare il buddismo come una visione, diciamo, nichilista e in qualche modo negativa, disfattista della vita. These are a few dates of the recent history of Buddhism. One important work, History of Buddhism. For the first time in the West, people know that all the practices in all the Asian countries, before they thought it were all different religions. For the first time they said, but these are all different forms of Buddhism. So he is the first one to make a complete, coherent history of Buddhism. World Parliament of Religions, the 50s, 60s, counterculture, you know, there's the joke, many people went, many young people went to the East to look for the gurus, and they came in India and they said, where are the gurus? And then the Indians said, they went to the West. So that's what happened there. 70s put some names, and then Buddhism as a real spiritual practice, second part of the 20th century.
Allora, qui vediamo alcune date della storia più recente del buddismo in Occidente. Burnouf è importante perché per la prima volta apre gli occhi agli occidentali facendo loro comprendere come esistano diverse forme di buddismo. It's not allowed? No. We have to run. Nel 1893 il Parlamento Mondiale delle Religioni a Chicago, un altro momento importante gli anni 60, la controcultura, quando molti giovani migrarono in Oriente, soprattutto in India, alla ricerca dei guru, e nel momento arrivati in India chiedevano in giro: ma dove sono i guru? E sono andati in Occidente, gli rispondevano. E poi ancora gli insegnamenti, per esempio, del buddismo tibetano, che iniziano a diffondersi grazie alla presenza, al viaggio appunto di diversi maestri appunto tibetani in Occidente, e alla fine del XX secolo il buddismo come una pratica spirituale. Maybe we should add also 1989 Nobel Prize of Peace for Dalai Lama, important moment also. E potremmo aggiungere questa slide la data del 1989, quando appunto fu assegnato il premio Nobel per la pace al Dalai Lama. Presence of Suzuki, I don't know, maybe some of you have read the discussions, the conversation between Fromm and Suzuki. These are very famous and interesting conversations between psychoanalysis and Buddhism and so on. And I remember one part where Suzuki said, "It's so strange, you in the West, when you analyze scientifically something, what do? If you analyze a flower, you take it out, you put it on a microscope, and you are analyzing a dead flower. If we analyze a flower, we will walk around the flower, and we will write a haiku," he says. And I thought it was a very nice way of dealing with reality. How can you come into reality? Western and Eastern way. Ritornando agli anni 70, non so se avete letto, sono molto interessanti le conversazioni tra Fromm e Suzuki, dove appunto si incontra un po' la visione buddista con quella della psicanalisi. E Suzuki ad esempio nota come dire, il modo di vedere la realtà degli occidentali, e quindi dice: quando voi occidentali analizzate qualcosa scientificamente, ad esempio un fiore, che cosa fate? Lo cogliete, lo strappate da terra, lo mettete sotto un microscopio e lo osservate in questo modo. Mentre noi che cosa facciamo noi orientali? Camminiamo intorno al fiore e scriviamo un haiku, dedichiamo un haiku a questo fiore. Quindi insomma, questa differenza, questo divario tra la visione occidentale e quella orientale della realtà. So he said, you are analyzing dead reality, not living reality. Yeah? So we come to the next slide, unity and diversity. As you know, there's so many schools in Buddhism. You are very lucky because you have a Lama who is very open-minded, who takes a lot of initiatives, not only the intra-dialogue within Buddhism, but also extra-dialogue with other traditions. So that's very, very good. I consider the Buddhists who think that their guru, their center, their conviction is the best, these are very dangerous people. Quindi, ultimo commento sulla slide precedente, su queste conversazioni tra Fromm e Suzuki, questa differenza tra gli occidentali che analizzano la realtà e gli orientali che la vivono.
Poi per arrivare a questa slide, unità e diversità, era per darvi un'idea di quanto veramente diversi siano le scuole del buddismo. Siete fortunati perché avete un lama che è molto aperto, molto curioso e non solo, come dire, promuove diverse attività diciamo, finalizzate all'incontro tra le diverse tradizioni del buddismo, ma anche opera in una logica di dialogo interreligioso. E io credo che i buddisti che credono che il loro maestro e il loro centro siano i migliori, siano molto pericolosi. This slide should be organized in another way. What is the aim? It's to show what is the essence of Buddhism. First should come one word. One Zen master, the teacher was teaching, disciple was asking what is the essence, and he said, attention. This attention is the essence. And then the disciple said, yeah, it's a bit short as an answer. Could you explain a little bit? And then the Zen teacher said, attention and attention. And so he continued to repeat attention. And in fact, he means that if you have the mindfulness to read in every single object, in every moment, the richness of all the causes and conditions that are present and that makes this present moment or this object possible, then you are very, not only rich, but you are really having a complete, coherent vision on reality. So I always think on the words of Marcel Proust, the famous French writer. He says, you should not go to look for new landscapes, you should use new eyes. And so emptiness and interrelation, these are two concepts that give us two new eyes to look at reality. So one word, attention, mindfulness, maybe mindfulness. Allora, parlando dell'essenza del buddismo, c'è questo episodio che narra di un maestro zen interpellato da un suo discepolo che gli chiese appunto quale fosse l'essenza del buddismo, e la risposta fu molto, come dire, concisa, l'attenzione. How do you see in Italian mindfulness? La consapevolezza, la presenza mentale. Presenza mentale. Okay. Allora il discepolo incalza un po' il maestro e dice sì, ma insomma una risposta un po' breve non potrebbe spiegarsi meglio, e lui di no rispondere attenzione e attenzione, quindi questo continua a ripetere sempre lo stesso concetto. E quindi se avete la presenza mentale che vi consente di leggere in qualsiasi oggetto, in qualsiasi momento della vostra vita, tutte le cause e le condizioni che hanno portato come dire, al concretizzarsi di quell'oggetto, di quel momento, allora in quel caso siete non solo molto ricchi, ma avete una visione molto coerente della realtà. Marcel Proust diceva: non dovreste cercare nuovi paesaggi, ma usare nuovi occhi. E quindi io credo che i due concetti fondamentali del buddismo, cioè la vacuità e l'interdipendenza, siano i nuovi occhi con cui noi dobbiamo guardare la realtà. Another way to present Buddhism would be only one image. You know that showing the moon. That is another image. 3 verses. Sometimes you see also, avoid all harming actions, practice constructive virtue deeds, and develop a mastering of your mind. These are 3 sentences that also gives very nicely the 3 cycles of teachings of the Buddha.
first ethics, secondly the altruism, and thirdly concept of the mind, the qualities of the mind. Un altro modo di presentare il buddismo è contenuto in questi 3 versi cui si fa riferimento nella slide, che sostanzialmente fanno riferimento in primo luogo all'etica, quindi tutto il discorso della non violenza, del non nuocere agli altri esseri senzienti, l'altruismo, quindi la capacità appunto di adoperarsi per il beneficio degli altri, e le qualità della mente. I did not say that's okay. that's the next job one. of the Lama, Okay. to talk about. I thought I missed it. So you see also, of course, if you like to study everything, then you can study Vinaya Sutra and Abhidharma also, and then 50 or 60 years later, then you have some idea of what Buddhism is. Naturalmente, se volete capire qualcosa del buddismo, potete anche studiare Vinaya, i Sutra e l'Abhidharma, e fra 50 o 60 anni incomincerete a farvi un'idea di che cosa significhi il Dharma. But what interested me as a person, as a practitioner, and also as a president of the European Buddhist Union, is the diversity and the unity. And that's why I put these 3 names of the 3 closest disciples of the Buddha. All of them, each of them, they introduced, in fact, a certain approach. Ananda, you know, he was the guy who was very close to the Buddha, prepared his bed and made that people did not bother too much, too often the Buddha, and so really served him from the heart. So all devotional practices, in all traditions, you have Amitabha practice in Japanese Buddhism and so on. This is good. In Tibetan Buddhism also you have some practices where the devotion is very important. It comes from Ananda. Shariputra is then again the one who was interested in debate, in the philosophy. And Mangalana, he thought the Buddha he must have some supernatural power, and he was more interested in that aspect. So the tantric way of practicing Buddhism, it's a kind of not magical, but transformational practices. Alchemy, a bit like that. So it comes from there. It has all its place in Buddhism. It comes from the beginning, from the surroundings of the Buddha. So it's nice in the house to see that many people can feel at ease. Quello che mi interessa come persona, come praticante, come buddista, un aspetto del buddismo che mi interessa molto è questa convivenza tra diversità e unità. E questa diversità e unità non è qualcosa che nasce di recente, ma che proprio, come dire, affonda le sue radici nelle origini del buddismo, ed è in qualche modo impersonificato in 3 dei discepoli del Buddha. Ananda, che era molto vicino appunto al Buddha, era in qualche modo il suo attendente, era sempre attento che il Buddha non fosse disturbato, si prendeva cura di lui, eccetera. È la figura di riferimento per tutto quello che ha a che vedere con le pratiche devozionali. Shariputra invece era molto interessato agli aspetti filosofici, al dibattito riguardo appunto alla dottrina del Dharma. E ancora Moggallana era invece interessato agli aspetti esoterici dell'insegnamento del Buddha, quindi tutte quelle pratiche trasformative che vanno sotto il nome di Tantra. E quindi appunto di nuovo ribadisco come sia importante preservare questa diversità nell'unità, perché di fatto questo consente a tutti i praticanti buddisti di trovare qualcosa che in qualche modo corrisponde alle proprie capacità, alle proprie attitudini, alle proprie esigenze.
So that's why one should not be confused if you hear other explanations. For instance, anger. If you are practicing kind of Buddhism that is emphasizing on ethics, then you say anger is a negative emotion. It's destructive. One should avoid it. If you are practicing a Mahayanist tradition, then you say anger is based on a wrong relation with the other, on some mistaken views on my relation with the other. So I have to transform this. And if you practice Tantric Buddhism, then you say anger is a kind of energy that is wrongly invested. I have to invest this energy of anger. What is the nature of this thought? If you meditate on Shinevaka Mudra, for instance, and you look to the nature of the thought and you say, I have to use the energy of anger in another way. So these are completely different explanations about the same emotions, and all of them are based on the advices of the Buddha. È per questo che non dovete in qualche modo sentirvi confusi se sentite diverse spiegazioni riguardo ad esempio alla rabbia. Se voi partite da una prospettiva di insegnamenti che si fondano sull'etica buddista, da questo punto di vista la rabbia è un'emozione negativa, è un'emozione distruttiva e va in tutti i modi evitata. Dal punto di vista degli insegnamenti Mahayana, la rabbia si fonda su una relazione scorretta con l'altro, su una visione errata dell'altro, e quindi è qualcosa che noi dobbiamo e possiamo trasformare. O ancora, dal punto di vista tantrico, la rabbia è una energia che noi investiamo nella maniera sbagliata, e quindi dobbiamo imparare a usarla in un altro modo. Quindi come vedete, tre modi molto diversi di considerare la rabbia, ma tutti questi tre modi trovano comunque fondamento negli insegnamenti del Buddha. So I was very pleased to hear Lian that with Lama Paljin you have both aspects, study and practice. Like Gelugpa and Kajupa, it's very important to study, to discover the radical approach of the Buddha. He is the only one to talk not about one truth, absolute truth, which is the case in many theistic religions. He talks about two truths, relative truth and ultimate truth, and that is very important. This play between how things are appearing and what ultimately they mean. This play, it makes you sure that there is no danger of, let's say, blindly follow one absolute truth. There's always dialectic play between relative and ultimate truth. Like that, discover the radical radicality of Buddhism. It might be useful. È molto importante, e io so che appunto Lama Paljin ha questo tipo di approccio, fondere lo studio con la pratica. Perché? Per scoprire, comprendere appieno l'approccio radicale del Buddha. Il Buddha, a differenza di tante altre religioni, soprattutto quelle monoteistiche, non parla di una verità assoluta, parla piuttosto di due verità: la verità relativa, che è quella, il modo in cui diciamo le cose ci appaiono,
e la verità ultima, che è il modo in cui cioè il significato corrisponde al significato profondo delle cose, la natura profonda delle cose. Quindi c'è sempre, non c'è mai appunto un dogma, qualcosa di assoluto e di univoco, ma c'è sempre questa dialettica tra appunto gli aspetti relativi e gli aspetti ultimi della realtà. Another example is sometimes you have the same word, karma, in Hinduism and in Buddhism. How did Buddha talk about karma? Not to look to the past. Karma used to look to the future. I simplify a little bit. Hindu tradition uses karma in a deterministic way. You have destiny, you have to take the load of the past. Buddhism uses karma as a dynamic principle. I know that the quality of my words, of my way of looking to people, of my way of moving, of my way of thinking now has results in the future. So it makes ethical dimension of daily life very vivid in the view of the future. So it's a dynamic principle and not a deterministic principle. Un altro esempio, come può essere visto, interpretato il concetto di karma. E il paragone viene fatto tra l'induismo, tra la visione induista del karma e quella buddista. Nell'induismo come dire, la visione del karma è deterministica, cioè in qualche modo il karma come destino, come un peso che noi ci portiamo dietro per il nostro, a causa del nostro passato. A little bit that's in the Greek tragedies. Sì. You know, you see the people, they cannot escape their destiny. Un po' come nelle tragedie greche, dove appunto gli individui non possono fuggire al loro destino. Nel buddismo l'insegnamento è di non tanto di guardare al passato quanto di guardare al futuro. Quindi mentre nell'induismo il karma è un principio deterministico, nel buddismo è un principio dinamico, cioè io so che la qualità delle mie azioni, del modo in cui io mi rapporto alle persone, le parole che dico, i pensieri che penso eccetera, avrà degli effetti nel futuro. E quindi questo modo di concepire il Dharma, il karma, rende la dimensione etica della realtà particolarmente vivida. As our atheistic friends would say, I am the architect of my life. Come potrebbero dire i miei amici atei, io sono l'architetto l'artefice della mia vita. From time to time we have to do like that to our atheistic friends. Ogni tanto dobbiamo fare l'occhiolino ai nostri amici atei. So this is how I feel personally. It is not a big theory, but how I feel the Dharma as non-normative ethics as a sound basis. It's not normative. It does not say you should this or that. Buddha does not say you should not. As in English they say, thou shalt not. No, you should not steal. Buddha says, I think it is better not to take things that are not given to you. That's something else. It means that it appeals to the very basic way of thinking.
I know if I take something that is not given to me, then trouble will come. So that's not normative. But the same ethics as in other traditions. Interesting. Maybe in education now you cannot use the argument of authority anymore. You have to use another language. Ecco alcuni degli aspetti che io personalmente trovo molto particolarmente interessanti nel Dharma. Il primo è quello di un'etica non normativa, cioè un'etica che non si fonda sull'autorità, un'etica non prescrittiva. Quindi ad esempio, mentre appunto il comandamento dice tu non ruberai, nel buddismo l'equivalente potrebbe essere sarebbe meglio che tu non prendessi qualcosa che non ti è stato offerto. E quindi appunto penso che la differenza sia chiara. Si tratta di principi che vengono comunque condivisi in diversi sistemi etici, ma nel buddismo c'è questa sfumatura appunto non prescrittiva, non normativa. Un po' come sta succedendo in ambito educativo, cioè il fatto che l'argomento decisivo non è più l'autorità imposta dall'esterno, ma una capacità, una consapevolezza rispetto alla natura delle nostre azioni. The second cycle of teachings of the Buddha, I think we can see it as a philosophy of emptiness, as a liberating insight. It is liberating to meditate, to understand emptiness. It is liberating because that what gives us so much suffering is attachment to things, to name and fame, to convictions, to my body, to my ego. This attachment, if through the practice of and the understanding of emptiness, it's like a massage. You can get rid of it, and it is a liberating way of practicing philosophy. Il secondo aspetto che è peculiare del buddismo è questa filosofia, questo modo di concepire la vacuità come intuizione liberatoria. In che senso? Perché comprendere la verità ci libera, nel senso che quello che invece ci fa soffrire è l'attaccamento ai beni, l'attaccamento alle persone, l'attaccamento alle nostre convinzioni. Quindi il fatto di comprendere la vacuità ci libera da questa sofferenza che nasce dall'attaccamento e dal desiderio. It is my conviction that the beginning of our history of philosophy, like Epicurus, Seneca, Lucretius, and all those people, in fact, they considered philosophy also as how can I become happy? Not a search for a truth, but how to live in a decent way. So I'm sure that Buddhism is a kind of connection with their approach of philosophy. Io credo che il buddismo abbia un legame particolare con le origini del nostro pensiero filosofico. I primi filosofi greci si ponevano questa domanda: come posso essere felice, piuttosto che invece ricercare una verità assoluta. Quindi questa importanza data alla qualità della vita, come posso trasformare la mia esistenza. And the third cycle of teachings, where Buddha is talking about clear light, the qualities of the mind, and so on, it does not mean that there was no question of meditation in the first cycle of teachings. It's only a way of presenting. But meditation as a transformational process. Meditation, it helps to deal day by day with all the things
things that can stuck us into suffering, and we could see it like that. Il terzo aspetto è quello della pratica meditativa come un processo di trasformazione, cioè come attraverso la pratica meditativa noi riusciamo a, come dire, ad affrontare giorno per giorno le cose, gli episodi che in qualche modo ci imprigionano nella sofferenza. I like very much the definition of Chogyam Trungpa about meditation. Credo che sia molto bella questa definizione di meditazione di Chogyam Trungpa, che dice: meditare non è una questione di raggiungere l'estasi, la beatitudine spirituale o la quiete, né di cercare di diventare una persona migliore. È semplicemente la creazione di uno spazio in cui siamo in grado di smascherare e smontare i nostri giochi nevrotici, i nostri autoinganni, le nostre più riposte paure e speranze. Questo spazio lo creiamo attraverso la semplice disciplina del non fare nulla. Simple, He had some very clear insight. You know his definition of spiritual materialism, I suppose, and also he's talking about those people who use the Dharma just to feed the ego. He calls them the cosmic gorilla. And it says immediately what it is. Credo concordate con me nel appunto ritenere che Chogyam Trungpa fosse un maestro dalle qualità veramente particolari, con delle intuizioni geniali. Vi ricordate, se avete letto il suo libro proprio da questo titolo, il suo concetto di materialismo spirituale. E Chogyam Trungpa pensava che le persone che usano il Dharma per in qualche modo alimentare, nutrire il loro ego, li definiva come gorilla cosmici. So I'd like to finish with very short remarks on the presence of Buddhism. In fact, Invisible but Present is the title of my most recent book, and what I was talking to you this evening is in fact let's say the résumé of the book also. If you find an Italian editor, I would be nice, publicity. But Invisible but Present, that's it. I always, in the European Buddhist Union, in Belgian Buddhist Union, I always repeat to my fellow friends, brothers and sisters in the Dharma, please, Buddhism should not become a separate group in society with their own rights, with their own outer signs, with their own juridical system and so on. Not necessary. Buddhism will stay alive if it disappears in society. If it is a service to the country, to the people, as the Buddha says, the people from the country from whom you drink the water. This is invisible but present. So I will stay another year president of the European Buddhist Union, and I will always repeat this. Come presidente dell'Unione Buddhista Europea e in passato dell'Unione Buddhista in Belgio, io ho sempre continuato a sottolineare questo concetto della presenza e però anche della qualità invisibile, diciamo, del buddismo nella società europea, perché e questo è anche Invisible, invisibile ma presente, è il titolo del mio ultimo libro, che mi piacerebbe fosse pubblicato anche in Italia, per cui se trovate un editore mi fareste felice, e che
cosa voglio dire con questo concetto invisibile ma presente? Che il buddismo non dovrebbe, i buddisti non devono diventare un gruppo separato che vive all'interno della società ma in qualche modo non ne fa parte. Il buddismo sopravviverà se in qualche modo continua a mantenere questa qualità di invisibile in qualche modo, quindi se scompare sopravvive. Cioè, in che senso se scompare? Se non viene in qualche modo rimarcata la sua differenza, ma si pone invece al servizio delle persone. In economy you can see the presence of Buddhism because in the 40, 50s years, 40, 50 of the last century, some Thai monks explained very clearly to the Thai people, please don't believe what they promise you, those people coming from the West. And there are very interesting books written by those monks that time about the quality of life, about what we call now casino capitalism. They wrote already a long time ago about that. Of course, Thai people, Vietnamese people, they didn't believe. And now we talk about the Asian tigers. Very nice. At what price? What was the price? You just talk to the older people in those countries and one will see. You look to the nature in those countries and one will see. These things already then were very clearly expressed by Buddhist teachers. Schumacher, in his book Small is Beautiful, for the first time he was talking about Buddhist economy also, about 40 years ago. So slowly, people start to think. I don't know whether the movement voluntary simplicity is present here in Italy. It started in Canada, it went to the United States, and it came 1 or 2 years ago to Europe. It is a movement without a guru, without politicians, only families who are coming together just like that and say, we choose voluntary simplicity. Means very simple life is a good solution to find back what life is really matters. Allora, negli anni 40-50, interessante appunto il primo punto della slide, l'economia, ricordare come alcuni monaci thailandesi avessero spiegato in maniera molto chiara alla loro gente perché non dovessero credere alle promesse di sviluppo degli occidentali. Hanno scritto cose molto interessanti su concetti come appunto la qualità della vita, hanno messo in guardia appunto il loro popolo dal capitalismo, dai rischi del capitalismo, e ora quello che succede oggi in questi paesi che vengono definiti le tigri asiatiche. Beh, molto interessante, però a quale prezzo è avvenuto appunto questo sviluppo. Lo stesso Schumacher, sempre 40 anni fa, nel suo libro Piccolo e Bello, aveva fatto cenno all'economia buddista e non so se conoscete questo movimento che si chiama semplicità volontaria, è nata diversi anni fa nel Canada, si è spostata, poi si è diffusa negli Stati Uniti e pochi anni fa è giunta in Europa. Sostanzialmente si tratta di un movimento senza maestri, senza politici, si tratta solo di famiglie che dicono noi scegliamo volontariamente la semplicità, quindi scegliamo uno stile di vita semplice. Therapy
MBSR, which is mindfulness-based stress reduction. Oh, I looked okay. on the internet. I prepared myself. So that, you know, mindfulness, I suppose, also in Italy is very well known. It's a good example of presence of Buddhism in hospitals and everywhere. Discreet, but at the same time helping people in the fields of addiction, even epilepsy, anxiety, and so on. Nel campo della terapia, questo acronimo che vuol dire riduzione dello stress attraverso la presenza mentale, come dire, prova come il buddismo sia entrato anche in questo campo, sia entrato nei nostri ospedali e come questa terapia venga utilizzata per aiutare le persone in campi come quelli della dipendenza, quindi dipendenza per esempio dall'alcol, dalle droghe, per combattere in qualche modo l'ansia o anche nel caso dell'epilessia. And other sicknesses coming from civilization like depression, burnouts. E altre malattie, disturbi legati alla nostra civiltà come la depressione, l'esaurimento e così via. Science, you know, the cognitive science, many interesting research is being done since about 10 years about influence of meditation on the immunity system, on circulation of blood, on the through the brain imagery methods one can see what is happening, and that will be very helpful because people, they only believe when science confirms, and now science will confirm that it is helpful to be a good person, helpful for your health and for your relations and so on, and that one prevents oneself from many sicknesses if you meditate and so on, for all kinds of reasons. But the heart problem stays. I will say it afterwards. Anche dal punto di vista scientifico, gli ultimi sviluppi, soprattutto negli ultimi 10 anni, delle neuroscienze dimostrano come, questo attraverso delle ricerche degli studi molto interessanti che sono stati fatti, come la meditazione abbia un impatto concreto sulla nostra salute, su diversi aspetti della nostra salute. E quindi, siccome per noi occidentali nel momento in cui la scienza dice che una cosa sta così, è importante che appunto la meditazione buddista sia stata, come dire, in qualche modo confermata nei suoi effetti dalle neuroscienze come una pratica che appunto aiuta gli individui a preservare la salute e invece a evitare tutta una serie di disturbi. The hard problem is this: how can you explain what mind is? How scientists are, most of the scientists, they're still starting from material, objective processes, and they try to explain. So they say, I simplify a little bit, they say that kidneys, they produce the urine, so the brain produces the mind. How Dalai Lama will say, in one of the Mind and Life conferences, he will say, please tell me exactly when from a material entity mind is arising. When and how? This is the big problem. All of them, they are thinking about it. As a Buddhist, of course, we are looking, we will wait another 100 years and we will continue to meditate.
Il problema, cioè, nonostante tutti questi riconoscimenti, è come, almeno dal punto di vista degli scienziati, come si fa a spiegare che cos'è la mente. Gli scienziati occidentali partono sempre da una base materiale, oggettiva, empirica, e quindi dicono che è il cervello a produrre la mente. Invece il Dalai Lama nei suoi insegnamenti dice sempre benissimo, se le cose stanno così, ditemi allora esattamente quando e come la mente sorge da un'entità materiale. Quindi è un problema con cui continueremo a confrontarci. Noi buddisti per i prossimi 100 anni continueremo tranquillamente a meditare. Last, business, spiritual leadership. You know, there are many gurus of management and spiritual leadership, and so many of them there you can see. If you read the books here, you will see here and there some the presence of Buddhism also. 4 Noble Truths in management, 6 Paramitas in how to deal with life on the working place, and so on. So it's interesting. And E infine nella vita lavorativa è interessante vedere come nei libri di diversi guru del management eccetera emergano sempre più spesso riferimenti al buddismo, quindi in particolare riferimenti alle 4 nobili verità, alle 6 paramita, comunque più in generale come affrontare la vita sul posto di lavoro. So, thank you very much. Just wanted to make a journey together with you, going from 25 centuries ago and coming to our world. And I would like to leave it here with this good advice of the Zen master. Don't keep searching for the truth, just let go of your opinions. Maybe, I don't know if there is still time, maybe it's already a little bit late, if we can take some 10 minutes for question and answer. Is that okay? Okay, thank you very much. Per concludere molto brevemente, grazie per avermi seguito in questo velocissimo viaggio da 2500 anni fa a oggi. E vorrei concludere con questa citazione da un maestro zen: non continuare a ricercare la verità, lascia solo andare le tue opinioni. Quindi io avrei finito qui, però so che è un po' tardi, ma se volete possiamo dedicare 10 minuti a qualche domanda se ce n'è. Thank you very much, Simone. Io volevo sapere una cosa, volevo sapere se c'è una posizione comune sull'eutanasia in Europa oppure se ci sono delle diversità di opinione nei vari stati. It's not so easy to answer, so we will not answer yes or no, of course. There's many opinions. In Buddhism there's not one opinion. Of course we cannot ask the Buddha because the question was not there. So we have to think ourselves. That's what the Buddha teaches us, to think ourselves. So the doctor has to think himself. Family. The person also has to think carefully and see what happens. If I may, I would like to tell you a short story about that. È difficile rispondere in maniera, come dire, univoca alla sua domanda, cioè appunto sì, esiste una posizione comune, no, non esiste una posizione comune. Di fatto anche nel buddismo le opinioni su questo tema dell'eutanasia sono molto diverse, e siccome il Buddha non è più qui a dare, come dire, una risposta a questa domanda, peraltro l'eutanasia è una questione che ai suoi tempi non si poneva,
siamo noi a dover riflettere in maniera molto attenta e profonda su questa questione, noi, il medico, la famiglia, il paziente stesso. I have no qualifications to stay with dying people. I did not learn or did not follow courses. I have no opinion at all about euthanasia. And one day there was a man, he phoned me and said, my wife is dying, could you come? And I was the other side of the country. I didn't know the lady. She came 1 or 2 times to the center, but I could not see who she was. But anyway, I said, okay, I will come, but it will be late. So I came in the house and she was really suffering, very restless, and her breathing was very hard and not at ease. And so I sit down, and for one reason or another, I don't know how or why, I start talking with her. I said, now you will start a journey, the most important one you can make in this life, and your car is your mind. Please leave everything and take care of your mind, your car. This one you will need now. And I heard from the husband, he said on Monday they will come and they will apply euthanasia. So I was talking with her 1 hour, 2 hours, and I saw she was becoming quiet. It's very strange to have contact with someone who is at that level. And then suddenly, without thinking about it, it has nothing to do with opinions or so on. But as I saw that she was becoming very quiet, I told her, maybe you can do only one thing for the people you leave behind. Just go now quietly, then they don't have to come on Monday. And I went, and 5 minutes later the son came and said, for hours she was struggling, and now she's gone, quietly. What about that? I don't know. But it happened like that. So I can't answer you. It is the responsibility of you yourself, of the family, of the doctor, and sincerely one has to decide. If there is too much suffering, if the person did not discover meditation within suffering, there are some practices. You can go into the suffering. If they don't know and so on. So I can't answer you. L'unica risposta che posso dare è, dal punto di vista personale, una cosa che un episodio che mi è successo, io non ho nessun tipo di qualifica, non ho mai, come dire, seguito neanche corsi su come aiutare, stare vicino delle persone, dei malati terminali, ma una volta appunto no conviction also about euthanasia. Ma neanche nessuna convinzione specifica sull'eutanasia. E quindi una volta appunto mi successe che appunto questo signore mi chiamò, mi telefonò per dirmi che sua moglie stava morendo e se potevo andare a trovarla, si trovavano dall'altra parte del paese. Io mi sono messo in viaggio, non conoscevo quella donna, forse era venuta al nostro centro un paio di volte, ma comunque non me la ricordavo. E quindi sono arrivato a casa di queste persone e vedevo questa donna
assolutamente, come dire, senza pace, grandi sofferenze, con difficoltà di respirazione e così via. A un certo punto, non so come, abbiamo stabilito un contatto e siamo riusciti proprio a parlare a lungo, e una delle cose che le ho detto era che stava intraprendendo il viaggio più importante della sua vita e che l'auto con cui avrebbe intrapreso questo viaggio era la sua mente, quindi le consiglia di lasciare come dire, qualsiasi altra preoccupazione, altra cosa, e invece prendersi cura della sua mente. Sapevo appunto dal marito che qualche giorno dopo gli avrebbero praticato l'eutanasia, ma sempre in questa conversazione gli dissi anche che poteva fare una sola cosa importante per le persone che avrebbe lasciato dietro di sé, e cioè andarsene tranquillamente. E di fatto poche ore dopo questa donna è mancata assolutamente in maniera tranquilla, dopo invece questo periodo di grande ansia, di grande sofferenza, e credo che appunto sia molto importante, ripeto, nessuna qualifica, nessuna opinione in merito, ma sicuramente nel buddismo ci sono, come dire, degli aspetti della meditazione in generale e anche di meditazioni proprio specifiche sulla sofferenza che possono aiutare i malati terminali a come dire, lasciare andare appunto l'ansia, la preoccupazione, la sofferenza e andarsene tranquillamente. Vorrei chiedere due cose. Una è semplicemente cosa che non so a quale tradizione appartiene, e la seconda è questa, una riflessione. Lei ha parlato di semplicità in diversi momenti, e quindi mi chiedevo se in un'Europa così complessa, secondo la sua personale opinione, il buddismo ha una ricetta efficace da dare, legata alla semplicità. Two questions. The first one is to which tradition do you belong? Buddhism. And the second one is you talked about the concept of simplicity many times this evening, and I would like to ask you if in such a complex reality as Europe today, is there any recipe that Buddhism can sort of give to Europeans in terms of simplicity? Why does she want to know in which tradition? Perché vuoi sapere quale tradizione Per curiosità. Posso dire? I'm a disciple of Tulku Rinpoche from the Kagyu tradition, and also the disciple of the formal 16th Karmapa, and from Khenpo Tsukrim Gyatso also. La prima domanda, molto brevemente, risponde che i suoi maestri sono stati Tulku Rinpoche della tradizione Kagyu, scusate, e il 16° Karmapa. But of course, I organized 5 times the visit of His Holiness Dalai Lama in Belgium, and I feel very close to this marvelous teacher, and also in Nyingma tradition, some connections, let's say, for the practice. Però devo anche dire che come organizzatore per ben 5 volte della visita del Dalai Lama in Belgio mi sento molto vicina a questo straordinario maestro, e anche con la tradizione Nyingma ho dei legami particolari, quindi in qualche modo sono. And all the great teachers of all traditions, whether they are Buddhist traditions or mystical traditions like Sufism or Eckhart or Rumi, these are marvelous people. These are diamonds on the crown of humanity.
E al di là dei grandi maestri buddisti, io sono convinto che altri grandi maestri, come i maestri della tradizione sufi, Rumi ad esempio, siano un punto di riferimento fondamentale, un vero e proprio, una gemma insomma preziosa per l'umanità. You have here in the south of Europe, you have Panikar. I don't know if you know him. He just died this summer. He wrote marvelous books about the silence of the Buddha, about the great spiritual traditions. These are very precious persons for humankind. Un altro esempio è Panikar, uno studioso che voi probabilmente conoscete, è morto proprio la scorsa estate e ha scritto dei libri straordinari che ancora di nuovo rappresentano un patrimonio fondamentale per l'umanità. Simplicity, you know, the word monachos is a Greek word. It means monachos from where you have monastic tradition. Monachos, it means the one who is focusing on the essential thing, and all that is not, that is of secondary status, he leaves it. That's monachos. So that means we all can be in some period of our life, we can be a monachos. For instance, I worked about 35 years very hard for the Dharma centers. I did it with great pleasure. I learned a lot and so on. But now I say goodbye to each and every one. No public talks anymore. No public functions anymore from next year on. And looking inwards. What about the appointment with the last moment in life? How to prepare that? That is monachos. The main thing. So each and everyone has a moment in his life. Some moments, like the king of Thailand, 3-4 weeks a year he goes in monastery. So like that we can be monachos. So I think that would be a good advice from Buddhism. C'è una parola greca, la parola monachos, che credo aiuti un po' a dare risposta a questa domanda. Monachos significa colui che si concentra su ciò che è essenziale. Io credo che tutti noi possiamo essere monachos in un determinato periodo o in più periodi della nostra vita. Io ad esempio ho passato decenni appunto ad adoperarmi per il nostro centro, organizzando attività, dando conferenze eccetera eccetera. In questo momento sto dicendo, come dire, ho dato in qualche modo. Quello che mi interessa in questo momento è di appunto diventare monachos e di occuparmi di quello che per me è essenziale in questo momento, cioè prepararmi all'incontro, diciamo, con il momento conclusivo della mia vita. Io credo che questa capacità appunto di concentrarsi sull'essenziale, questa capacità di essere monachos possa essere una buona ricetta per l'Europa. So just read on Google about voluntary simplicity movement. You will see it's amazing. A lot of people are concerned, and you can't see it. Now, you will not see it in the voting in the States, but 30% of the population of the United States are thinking like that. They made some statistics research about it. So I always say an old tree that is falling down, it makes a lot of noise. Forest is growing silently. So the new world is growing silently. The old world is falling down and it makes a lot of noise.
andate a cercare su internet con un motore di ricerca questo movimento della semplicità volontaria, troverete del materiale molto interessante e vi renderete conto di quanto sia presente questo, di quanto sia diffuso questo movimento. Alcune statistiche dicono addirittura che negli Stati Uniti il 30% appunto degli americani siano in qualche modo, aderiscano in qualche modo ai principi della semplicità volontaria. E quindi l'immagine conclusiva è quella appunto del contrasto tra il vecchio albero che cadendo fa un grande rumore e invece la foresta che cresce in silenzio. Quindi in qualche modo il vecchio albero rappresenta il vecchio mondo, questo modo di pensare e di vivere, insomma, frenetico, occupato da mille distrazioni, eccetera. Invece la foresta che cresce silenziosamente come questo nuovo mondo in cui le persone ritornano all'essenziale. So I would like to stay with this for this evening, and I would like to invite you, if I may, Lama Paljin, that we stay 1 minute silent and think with great gratitude to the fact that we had the extremely extraordinary opportunity to meet the Dharma. Quindi vorrei concludere questo incontro in questo modo, con questa immagine, e se Lama Paljin è d'accordo proporrei un minuto di silenzio per pensare quanto siamo stati straordinariamente fortunati a incontrare il Dharma. So wish you good continuation of your activities under the guidance of Lama Paljin. Thank you very much.